Tre cose, vedo alcuni vincoli, alcune condizioni perché la manovra sulle pensioni possa avere una qualche efficacia, ma soprattutto possa essere giudicata equa e sostenibile. La prima questione è che non si può fare cassa con le pensioni e quindi i risparmi dovuti all'aumento dell'età pensionabile dovrebbero andare per incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro degli strati più svantaggiati che sono oggi i giovani, in particolare i precari, le donne e gli over 50. Quindi se ci limitiamo a una misura di tamponamento delle uscite non risolviamo il problema, dovremo mettere mano ai conti tra qualche mese. La seconda questione ha a che fare con l'aumento dell'età pensionabile. Certamente è un colpo dover modificare i propri progetti di vita quando dal 1° gennaio le donne si vedranno innalzare di 3 anni l'età pensionabile e che la soglia magica dei 40 anni è diventata 42 più un mese per gli uomini, di 41 più un mese per le donne. Ora, questo aumento dell'età pensionabile mette allo scoperto una categoria di persone, non solo tutti coloro che dovranno lavorare di più, e tutti dovremo lavorare di più, e col contributivo è giusto che tutti dovremo lavorare di più, ma mette allo scoperto questa misura di innalzamento soprattutto gli over 50, cioè quei cinquantenni, 55enni, e sono diverse centinaia di migliaia in Italia, che hanno perso il lavoro e hanno magari 30-32 anni di contributi e quindi si troveranno scoperti da un lato contributivamente e dall'altro lato si troveranno nell'impossibilità di essere assunti, perché se non c'è una politica di incentivazione delle assunzioni, oltre che dei giovani e delle donne, anche degli over 55, questi restano senza pensione. La terza questione è una misura francamente discutibile, che è quella della rivalutazione mancata delle pensioni, cioè l'aggancio delle pensioni al costo della vita, che viene praticamente azzerato. Noi sappiamo che già la rivalutazione delle pensioni avviene sulla base di un coefficiente di inflazione programmata che è dell'1,4%, noi sappiamo che oggi l'inflazione è al 3,3-3,4%, quindi già con quel coefficiente la rivalutazione sarebbe stata parziale. Ora bloccarla totalmente per gli assegni sopra i 900 euro va a colpire coloro che hanno appunto una pensione fra i 900 e i 1500-1700 euro, che non sono certamente definibili come ricchi e come nababbi. Quindi certamente il rigore è necessario perché i governi precedenti ci hanno portato al disastro, ma l'equità è ancora da raggiungere e in particolare va raggiunta una politica per la crescita e per lo sviluppo senza la quale dovremo rimettere mano alle pensioni tra qualche tempo.